In questa lezione parlerò di come il paesaggio sia stato rappresentato nell'arte. Se siete interessati alla lezione integrale, cliccate sul primo link in descrizione. E vedremo come il paesaggio inizialmente non ha un ruolo autonomo, ma nasce come sfondo, come quinta teatrale di scene sacre, mitologiche, fino ad arrivare poi ad avere una sua autonomia, lo vedremo a partire dal XVII secolo, intorno al 1600, diciamo, diventa un genere autonomo. Io qui vi ho indicato le linee principali di sviluppo di questo genere. Vi ho messa al primo posto il paesaggio, appunto come genere non autonomo, ma che fa da sfondo a opere sacre e profane. Poi ci sono le prove che faranno gli artisti veneti nel Cinquecento. Sapete, si parla di pittura tonale, quindi danno una grande importanza al tema del paesaggio, anche se non diventerà un soggetto comunque autonomo. Poi si passerà anche a artisti come per esempio la pittura fiamminga, che indagano i fiamminghi meticolosamente, diciamo, il paesaggio, rappresentando fine minimi dettagli, fino ad arrivare poi ai pittori sempre olandesi del Seicento che avranno grande importanza. Poi parleremo anche del paesaggio, invece il paesaggio ideale, armonico, il paesaggio che segue la linea, diciamo, quella dei Carracci, di Poussin, degli artisti che guardano molto alla classicità. Poi parleremo del paesaggio naturalistico e qui inizia, diciamo, anche con la scuola poi di Barbizon, il realismo, arriveremo agli impressionisti e poi termineremo, diciamo, con il paesaggio che diventa uno stato d'animo in cui proiettare le proprie emozioni, i propri sentimenti. Il più grande esponente di questo è sicuramente anche Van Gogh, che riuscito a trasmetterci con le sue opere, diciamo, delle sensazioni molto forti. Inizialmente ci sono affreschi, per esempio, qui siamo nel primo secolo d.C., ci sono anche scene tipo di paesaggi, come in questo caso si vede un porticciolo. È una pittura, viene definita compendiaria, una pittura quindi è fatta di pennellate molto rapide, pennellate veloci. Che cosa si intende per pittura di paesaggio? Si intende, diciamo, una rappresentazione di un territorio, appunto di una zona di terra e che può presentare sia elementi naturali come alberi, vegetazione o anche elementi artificiali come per esempio le abitazioni costruite dall'uomo, si possono trovare giardini e all'interno del paesaggio possono trovarsi anche figure, no? E vediamo come, per esempio, viene utilizzato il paesaggio nei mosaici bizantini o mosaici ravennati, no? In questo caso vedete il mosaico della chiesa di Sant'Apollinare in classe e qui siamo nella prima metà del VI secolo e capite subito che questa rappresentazione di un paesaggio del mondo naturale non è reale. Per esempio non c'è accenno di profondità. Guardate, agnelli o pecore che trovate più indietro vi sembrano più in alto piuttosto che più in profondità, no? Perché proprio non si conosce il concetto di prospettiva o di profondità spaziale. E poi c'è questo discorso di grande simmetria e logicamente questi mosaici hanno un valore simbolico, che è il pastore, in un certo senso, lo sapete, anche il Cristo è il pastore e quindi le pecore non sono altro che i fedeli.